Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. È un calciomercato che potrebbe entrare nel vivo e regalare una sessione scoppiettante in casa Inter. È stato accostato nuovamente il nome di Indicà per la difesa e questa volta non sarebbe l'alternativa alla partenza di Bastoni, ma al mancato rinnovo di De Vrij, diventando così praticamente un colpaccio. E poi c'è il sogno Nico Paz, che è un sogno possibile, andremo a vedere anche le ultime a proposito del sogno di portare il talento argentino a Milano e poi vedremo come potrebbe schierarsi tatticamente l'Inter, la posizione di Nico Paz e numeri alla mano perché l'Inter potrebbe trovare equilibrio anche con un calciatore decisamente più offensivo. Andiamo con ordine, naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale e partiamo dalla Gazzetta dello Sport che in prima pagina titola "L'Inter non si ferma" e indica il nuovo obiettivo. Dopo Palestra, ecco Jones e Solé in arrivo, ecco il difensore della Roma se parte De Vrij e a Çalhanoğlu ora restano solo i nerazzurri. Leggiamo poi all'interno della Gazzetta dello Sport e troviamo il titolo "Inter senza freni, Chivu che squadra indica nel mirino se parte De Vrij". Proviamo anche ad ingrandire l'articolo e c'è appunto ecco la squadra messa in campo dalla Gazzetta dello Sport con Solé, Dicà, Jones, Palestra, insomma una squadra di tutto rispetto e con tanti innesti naturalmente. La situazione qual è? L'Inter probabilmente dovrà fare a meno di De Vrij che sembra destinato al Panathinaikos, al 99% non rinnoverà il suo contratto e quindi chiaramente servono due innesti in difesa, non basta il solo Solé. Nei giorni scorsi si era parlato di un innesto giovane a basso costo, adesso però la Gazzetta rilancia un'indiscrezione importante, quella di Indicà. Il costo sarebbe un costo alto, tra i 35 e i 40 milioni, l'Inter potrebbe far leva sulla necessità in casa Roma di fare una plusvalenza per il fair play finanziario e Indicà sarebbe ovviamente quel calciatore che andrebbe ad alzare l'asticella, perché non è semplicemente un'alternativa, potrebbe essere considerato tranquillamente, se non un titolare, un co-titolare e potrebbe giocare sia al posto di Akanji, quindi al centro della difesa a 3, sia al posto di Bastoni, liberando così Carlos Augusto per essere il vice di Marco praticamente. È un calciatore comunque che ha buona velocità, che ha buona tecnica, che è forte in marcatura grazie ad 1,90 m ed è un calciatore anche di esperienza nonostante un'età non avanzatissima perché è un classe 99, 27 anni ancora da compiere. Insomma, sarebbe effettivamente un colpaccio per alzare ulteriormente l'asticella in casa Inter. Ovviamente sarebbe anche un acquisto oneroso e quindi in qualche modo poi l'Inter dovrebbe far quadrare i conti, però insomma sarebbe effettivamente un colpo importantissimo. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata e andiamo sul Corriere dello Sport che scrive "Le ore di Palestra e Solé si avvicina. Marotta e Percassi a Roma caccia l'intesa per l'esterno con l'Udinese distanze ridotte. L'esterno di destra e il difensore l'Inter pronta a chiudere i due affari. Praticamente Palestra e Solé sono vicinissimi, per Palestra potrebbero essere decisivi già i primi giorni della prossima settimana o al massimo ecco metà settimana, però insomma non ci sono grossi dubbi che arriverà la fumata bianca perché praticamente i due club sono vicinissimi all'accordo, restano da modulare soltanto i bonus tra bonus più facilmente raggiungibili, qualcuno un po' più difficile, magari c'è da trovare l'accordo sulla percentuale sull'eventuale futura rivendita, però insomma è un affare addirittura d'arrivo. Così come anche per Solé, c'è una distanza con l'Udinese, non è incolmabile e anche lì magari nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca diventando così un nuovo calciatore dell'Inter. Per Jones invece non ci sono grosse novità. Ecco, se la Gazzetta dello Sport scriveva comunque che Jones poteva essere un affare imminente, in realtà rimane la distanza con Liverpool, non ci sono aggiornamenti, rimane un calciatore che è tra le priorità dell'Inter e l'Inter è tra le priorità di Jones, però occhio che la situazione di Nico Paz secondo me potrebbe cambiare tutto. E andiamo a vedere proprio a proposito di Nico Paz cosa viene scritto. Il Corriere dello Sport in prima pagina scrive "Paz, sogno possibile". Florentino gela il Como, l'Inter prepara lo scatto. C'è Nico per Chivu, dialogo interrotto tra l'Argentino e il club di Mu. Sotto leggiamo Perez chiede 60 milioni a Artono frenato dal fair play finanziario. Ausilio deve cedere, ne servono 110 per Palestra e il fantasista. Leggiamo poi all'interno del Corriere dello Sport semaforo verde per Paz. L'Inter prepara lo scatto, il Real chiede 60 milioni. Rapporti tesi tra l'argentino e il club di Florentino mentre Chivu sogna il colpo per il nuovo attacco.
Sullo stesso tema scrive anche Tutto Sport e leggiamo: Como Real giorni da Paz e l'Inter aspetta l'assist. Florentino vuole ricomprare l'argentino per venderlo a 60 milioni, i lariani non accettano di cambiare i patti, in settimana l'incontro. Ecco, prima di arrivare a come potrebbe giocare l'Inter con Nico Paz, partiamo dalla situazione. Al momento la situazione riguarda Real Madrid e Como. È chiaro però che l'Inter resta lì in agguato, pronta ad inserirsi. Perché? Nico Paz non vorrebbe giocare nel Real Madrid perché sa che sarebbe chiuso da una folta concorrenza e vorrebbe rimanere a Como. Il Como, dal canto suo, chiede al Real di lasciare praticamente l'accordo intatto con Real, che poi può esercitare la recompra il prossimo anno per un solo milione in più. Quest'anno sarebbe fissata a 10 milioni, il prossimo a 11. Il Real Madrid non è d'accordo perché potrebbe anche lasciare il calciatore a Como, però vuole monetizzare e quindi chiede 60 milioni. Eventualmente si era parlato anche di reinserire una recompra magari ad 80 milioni, ma insomma si parte da quella base. Il Real vuole ricomprare Paz per rivenderlo. Quindi andrebbe bene anche al Como, andrebbe bene lasciare la priorità ai lariani, ma a patto che riceva i 60 milioni. Il Como, il problema è che viene bloccato dal fair play finanziario perché quest'anno è entrato in Champions naturalmente e quindi deve sottostare alle regole del fair play finanziario. Gli Artono, pur avendo grosse disponibilità economiche, non possono fare questo acquisto proprio per rispettare le regole UEFA. E quindi in questo intrigo può inserirsi l'Inter, che resta vigile. Ovviamente non è un mistero che Nico Paz piaccia all'Inter. Nelle settimane scorse c'era stato la famosa partita tra le leggende di Inter e Real Madrid, dove Marotta ha incontrato Florentino Perez. Non è escluso che si sia parlato anche di Nico Paz. Ecco, il prezzo fissato dal Real Madrid, 60 milioni, è un prezzo alto, però diciamo che non esclude completamente l'Inter. Dal punto di vista del bilancio abbiamo visto anche ieri, quindi per chi fosse interessato e se lo fosse perso, ieri abbiamo analizzato proprio dal bilancio con ammortamento, ingaggio lordo, quindi il peso sul bilancio annuale, dal punto di vista della liquidità, come l'Inter potrebbe far quadrare i conti per prendere Paz. Il punto è che poi, anche se l'Inter riuscisse a prendere l'argentino, poi bisogna, naturalmente sistemare tatticamente l'Inter, risistemare, perché un talento del genere deve essere un titolare indiscusso. Come potrebbe l'Inter arrivare a Nico Paz? Magari con delle cessioni, quindi quelle di Frattesi, come abbiamo visto ieri, ovviamente Aslani, Pavard, ma non è escluso che, visto che poi servirebbe praticamente un centrocampista in meno, potrebbe essere ceduto uno tra Stankovic e Sucic, che Sucic comunque è arrivato per 14 milioni e mezzo, potrebbe rappresentare anche lui una grossa plusvalenza. Insomma, non è esclusa una cessione più importante. Io personalmente cercherei di non cedere Sucic e Stankovic anche per una questione tattica che andremo a vedere tra un attimo. Ecco, prima della questione tattica leggiamo anche proprio l'ultimo articolo dove Tutto Sport scrive: Chievo è pronto a cambiare l'assetto tattico per Nico. Con l'argentino largo al 3-4-2-1 a meno che l'allenatore non provi a trasformarlo in una mezzala. E andiamo proprio sulla parte tattica a vedere come l'Inter potrebbe mettersi in campo con Nico Paz. Qui abbiamo schierato l'Inter con un 3-4-2-1, sembra un modulo che praticamente toglie ogni equilibrio alla squadra, occhio perché non sarebbe impossibile. In questo modo Nico Paz viene schierato praticamente sulla tre quarti, due trequartisti, Lautaro e Nico Paz a piede invertito, quindi insomma grande qualità sulla tre quarti. Lautaro è un lavoro che fa già spesso, quello di venire incontro, insomma non sarebbe un qualcosa di completamente nuovo. Nico Paz che può svariare tra la parte più centrale e allargarsi, quindi tra, come detto, parte centrale del campo, allargarsi, trovarsi a piede invertito, dare quell'imprevedibilità, insomma sarebbe nella sua posizione ideale. Ovviamente qui ci sarebbero i soliti gli esterni di centrocampo, Di Marco e Palestra, che possono spingere. Ecco, pensate da questo lato, quando attaccherebbero Palestra e Nico Paz, quanta imprevedibilità, quanta qualità potremmo avere. Ovviamente la difesa rimane a 3. Il punto è come trovare l'equilibrio, e non è escluso che si possa farlo, perché Palestra e Di Marco magari naturalmente si abbassano. A Lautaro e Nico Paz potrebbe essere richiesto un lavoro di arretrare sulla linea dei centrocampisti. Non è un qualcosa di completamente nuovo per nessuno dei due, e perché Lautaro comunque già rientra nel centrocampo, già cerca di dare una mano in fase di non possesso, lo stesso Nico Paz. Sulla prima pressione, quante volte abbiamo visto che
la mezzala si alza in linea con gli attaccanti per andare a pressare la costruzione avversaria o per andare a schermare la costruzione avversaria, ecco che praticamente si troverebbe un qualcosa di molto simile, quindi con i tre in avanti a pressare la prima impostazione degli avversari. Ovviamente qui ci sarebbe sul primo pressing l'Inter spesso è con un baricentro alto, insomma non sarebbe impossibile trovare questo equilibrio. Qui abbiamo messo Barella e Çalhanoğlu a centrocampo. Perché Barella è sulla sinistra e non dal lato di Nico Paz? Perché da questo lato c'è già Palestra che ha doti difensive migliori di Di Marco. Qui magari che Di Marco potrebbe aver bisogno del supporto della mezzala, in questo caso ovviamente avremmo il centrocampista centrale di sinistro, Barella, che può, ecco, ha più dinamicità rispetto a Çalhanoğlu e può aiutare più in fase di non possesso. Come detto, Nico Paz potrebbe arretrare sulla linea del centrocampo. L'altra soluzione quale sarebbe? Come abbiamo letto anche su Tutto Sport, quello di utilizzarlo da mezzala, ma naturalmente sarebbe una mezzala offensiva. Anche in questo caso l'Inter nello sviluppo comunque andrebbe a formare un 3-4-2-1, perché Nico Paz cosa fa? Anche se parte da mezzala e continua a metterlo sulla destra sia per farlo trovare poi sulla tre quarti a piede invertito, sia per ciò che abbiamo visto prima con Barella che va ad aiutare per dare equilibrio, Nico Paz farebbe questo tipo di movimento, va tra le linee, va sulla tre quarti e quindi poi ci troveremmo comunque che nella fase di sviluppo in attacco ci troveremmo con un 3-4-2-1, quindi insomma questo è l'ennesima dimostrazione quando diciamo che il sistema di gioco sì è importante dal punto di vista numerico, ma poi dipende dalla funzionalità. In fase di non possesso, secondo me l'Inter comunque dovrebbe trovare nuovi equilibri. Perché dico questo? Perché io non chiederei mai a Paz di fare il lavoro, per esempio, che fa Barella, che fa Zielinski, che fa Mkhitaryan, ovvero trovarsi in questa posizione di campo ad aiutare, per esempio, il terzo di difesa a raddoppiare sul quinto. Perché cosa succede? Magari è un lavoro che Nico Paz potrebbe anche fare, ma poi lo perdiamo. Se noi gli chiediamo di fare tanto lavoro dal punto di vista, ecco, di copertura di campo, di tanto lavoro di corsa, possiamo togliergli una freschezza, una lucidità sulla tre quarti e quindi andare a limitare quelle che sono le sue doti migliori. Perché spendere 60 milioni e poi snaturare un calciatore? A quel punto proviamo, ecco, ad attuare quel 3-4-2-1 che già l'anno scorso era nei pensieri di Chivu quando l'Inter è andato a cercare Lookman. In questo caso ovviamente sarebbe, con tutto il rispetto per il nigeriano, ma un salto di qualità molto più importante rispetto a quello che l'Inter avrebbe fatto con Ademola Lookman. Ecco, come detto, tanta qualità in fase di possesso, magari vedremo, ecco, Barella e Çalhanoğlu un po' più bloccati rispetto a quando giochiamo col 3-5-2 dove c'è un centrocampista in più, però insomma davvero una tre quarti di qualità straordinaria. Perché l'Inter potrebbe trovare equilibrio anche con Nico Paz e andiamo a prendere proprio i numeri dell'argentino. Prendiamo questi numeri, ecco, ovviamente prendiamo quelli in fase difensiva. Quelli dal punto di vista tecnico servono a poco, conosciamo benissimo la qualità del talento del talento del Como. Guardiamo i numeri difensivi paragonandoli a quelli di Zielinski. In realtà se andiamo a prendere quelli di Sušić o di Mkhitaryan cambiano poco. Comunque viene risaltato l'aiuto in fase difensiva di Nico Paz. Palle recuperate a partita, 3,9 Nico Paz, 3,3 Zielinski. È un calciatore che è capace di recuperare il pallone, che sia in pressing, che sia, ecco, fermando anche l'avversario all'altezza della linea di metà campo, però è bravo, sa recuperare palla e questo aiuterebbe in fase difensiva l'Inter. Palle recuperate nel terzo offensivo sono maggiori, ma probabilmente perché, ecco, Nico Paz si trova anche molto più spesso a fare il pressing sulla tre quarti avversaria. Contrasti a partita, 2,6 Nico Paz, 0,9 Zielinski. Insomma, sono numeri quelli di Nico Paz da centrocampista praticamente in fase difensiva. Andiamo a prendere anche altri numeri interessanti e questi, ecco, sono quelli divisi a partita tra sempre di Nico Paz e di Zielinski. Ovviamente dribbling riusciti, inutile sottolinearli, sono 2 a partita quelli di Nico Paz, un numero molto alto, ma guardiamo per esempio i contrasti vinti, 6,6 Nico Paz, 2,3 Zielinski, duelli a terra vinti 5,7 contro 1,9 e addirittura anche i duelli aerei non è messo male, sono 0,8 a partita più di Zielinski. Ovviamente ricordiamo, contrasti vinti e duelli a terra non si tratta soltanto di quando va a recuperare palla, ma anche quando per esempio, ecco, viene contrastato. Nico Paz è un giocatore che riesce a far valere il suo fisico e quindi per questo l'Inter, pur avendo un centrocampista in meno,
l'Inter potrebbe comunque riuscire a trovare equilibrio con Nico Paz in questa posizione, un Nico Paz che naturalmente dovrebbe aiutare in fase di non possesso, ma ormai nel calcio moderno tutti i calciatori devono aiutare anche in fase di non possesso. Arriviamo all'ultimo punto poi, i centrocampisti, perché qui abbiamo schierato Çalhanoğlu e Barella. Chiaramente per finanziare Nico Paz, soprattutto se poi anche l'investimento in difesa dovesse essere importante, è chiaro che da qualche parte l'Inter dovrà far quadrare i conti e quindi non esclusa il sacrificio di un Stankovic o Sucic. Io partirei innanzitutto dall'idea di non prendere più Jones, perché è chiaro che se mi serve un centrocampista in meno è inutile che vado ad investire altri milioni, che ok, Jones a 25 milioni, circa 25 milioni, sarà anche un ottimo colpo, ma non ne ho bisogno. Quindi chiaramente inizio ad evitare l'investimento per il centrocampista del Liverpool. Poi perché dico che Sucic e Stankovic potrebbero essere due calciatori importanti? Perché entrambi sono già abituati a giocare in una mediana a 2. Sucic lo fa nella Croazia, Stankovic lo ha fatto nel Bruges praticamente tutto l'anno e quindi in un Inter pronto a schierarsi col 3-4-2-1 possono essere due elementi importanti. Dall'altra parte naturalmente bisogna far quadrare i conti e quindi da qualche parte l'Inter dovrà pur recuperare i soldi proprio da investire su talenti importanti, quindi chiaro, se è solo Nico Paz come abbiamo dimostrato ieri non c'è la necessità di andare a fare delle cessioni pesanti. Se però dovessimo fare Nico Paz più un DK, ovviamente c'è bisogno di una cessione. Io personalmente cercherei di non cedere Sucic e Stankovic, anche dovendo puntare ad un difensore che costa meno, ad un difensore magari non prontissimo ma futuribile, però insomma Sucic e Stankovic possono essere il futuro del centrocampo dell'Inter. Sono calciatori giovani, sono calciatori che si adatterebbero perfettamente anche al nuovo modo di giocare con l'eventuale arrivo di Nico Paz e soprattutto poi bisogna valutare che il prossimo anno dovremmo fare a meno di Mkhitaryan e non è escluso anche di Çalhanoğlu, che comunque andrà in scadenza, comunque bisognerà capire quale sarà il futuro del turco e quindi chiaramente è una situazione in cui avere già in casa dei centrocampisti per il futuro, dei centrocampisti che possono ulteriormente crescere ed esplodere definitivamente, chiaramente risulta un grande vantaggio sia dal punto tecnico, perché ovviamente avremmo dei calciatori che già conoscono il contesto tattico, contesto ambientale, ma anche, perché no, dal punto di vista economico, perché poi il prossimo anno significherebbe dover fare grossi investimenti per sostituire un calciatore, per esempio come Çalhanoğlu, per sostituire Mkhitaryan, forse tra 2 anni sarà il caso di sostituire anche Zielinski, che è pur sempre un classe 94, quindi insomma se abbiamo dei talenti a centrocampo già in casa, preferirei che non venissero sfruttati per fare plusvalenza. Magari i nomi per fare plusvalenza o per comunque fare degli introiti sono quelli che abbiamo visto ieri, quindi Frattesi, Aslani, Pavard, Luis Enrique o al limite di Uff anziché Luis Enrique, però insomma sicuramente non è semplicissimo cedere quei calciatori. L'eventuale grosso acquisto di Nico Paz passa da quelle cessioni, secondo me, però abbiamo visto come è un sogno possibile e sarebbe possibile anche trovare equilibrio in squadra, insomma creare un Inter che effettivamente a quel punto avrebbe davvero alzato l'asticella e potrebbe puntare, non dico ad arrivare in fondo alla Champions, ma tra le prime 8, secondo me, tranquillamente. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti su tutte le ultime in casa Inter, su il nome di Nico Paz e non solo. Come al solito confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.